In italiano dobbiamo usare i pronomi personali io, tu, lui, lei, noi, voi e loro? E quando dobbiamo usarli? Oppure non li usiamo davvero mai? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio darti alcuni consigli sull'uso dei pronomi personali in italiano. Però prima di iniziare il video voglio ricordarti che ho una newsletter e ogni domenica invio tanto materiale super interessante e completamente gratis sull'italiano. Quindi se vuoi migliorare e imparare nuove cose in italiano puoi iscriverti alla mia newsletter e così avrai anche accesso a delle promozioni esclusive sui miei corsi e i miei libri. Quindi iscriviti alla newsletter qui sotto cliccando sul link in descrizione e ci sentiamo domenica. Adesso possiamo iniziare. Prima di tutto dobbiamo specificare che l'italiano è una lingua in cui i pronomi personali non sono estremamente necessari. Questo perché noi possiamo capire chi sta facendo l'azione, quindi il soggetto, dal verbo. Infatti in italiano abbiamo tante forme verbali e dal verbo possiamo capire se la persona che fa l'azione è io, tu, lui, lei. È chiaro? Quindi se per esempio io dico che fai stasera? Che fai stasera? Capisco che sto parlando di tu. Tu che fai? Perché fai è la seconda persona singolare del verbo fare, quindi la forma tu. Oppure se dico domani faremo una passeggiata in spiaggia, domani faremo una passeggiata in spiaggia, capisco che sto parlando di noi faremo, perché faremo è la forma noi al futuro del verbo fare. Quindi, se non è necessario usare i pronomi personali, perché a volte li usiamo? Beh, è molto semplice. Nella maggior parte dei casi li usiamo semplicemente per enfatizzare il soggetto, enfatizzare la persona che svolge l'azione. Vediamo degli esempi pratici e prendiamo questa frase. Lavoro il sabato, lavoro il sabato. Questa è una frase molto neutra e molto facile, appunto significa che di sabato lavoro. Adesso però proviamo a integrare questa frase in un piccolo dialogo e abbiamo due amici che parlano e un amico dice: per fortuna non lavoro il sabato, così posso riposarmi. Per fortuna non lavoro il sabato, così posso riposarmi. E l'altro amico risponde: beato te, io lavoro il sabato. Beato te, io lavoro il sabato. Perché qui stiamo aggiungendo io? La frase è come quella di prima, il significato non cambia. Ma perché aggiungiamo io? Guarda, ti dico, in questo caso aggiungere io è quasi obbligatorio. Se noi non aggiungessimo io e dicessimo semplicemente lavoro il sabato, la frase sembrerebbe un po' strana. Questo perché noi vogliamo enfatizzare il fatto che io lavoro il sabato e tu no. Quindi stiamo facendo un paragone, una contrapposizione. Tu non lavori e io lavoro il sabato. Quindi questo è uno dei motivi principali per cui usiamo il pronome personale, perché vogliamo enfatizzare il soggetto e fare un paragone, una contrapposizione. Vediamo altri esempi. Sai fare la pizza? No. Io non la so fare, ma mia madre è bravissima. Quindi di nuovo la contrapposizione, mia madre è brava e io no. Oppure, Lucia esce con noi stasera? No. Lei non viene, ma Marta sì. Oppure ancora, siamo stanchi stasera, dovremmo stare a casa. Tu sei stanco, io ho molta energia. Tu sei stanco, io ho molta energia. È chiaro? Capisci come funziona questa contrapposizione, questi paragoni? Benissimo, andiamo avanti perché a volte potremmo trovare il pronome personale anche alla fine della frase o comunque dopo il verbo e questa è una cosa un po' strana perché di solito il pronome o lo omettiamo prima del verbo, non dopo.
Beh, comunque questo è un altro uso molto comune che serve sempre per enfatizzare ancora di più il soggetto. Vediamo alcuni esempi pratici. Uscire senza giacca non è stata una buona idea. Te l'avevo detto io che dovevi prenderla. Te l'avevo detto io che dovevi prenderla. Quindi enfatizziamo il fatto che io te l'avevo detto. Tu hai voluto fare di testa tua, non hai voluto prendere la giacca, ma io te l'avevo detto. Te l'avevo detto io che dovevi prendere la giacca. Vedete anche un po' no la rabbia, proprio stiamo enfatizzando. Io te l'avevo detto io. Oppure, non ti preoccupare per la cena, la preparo io. La preparo io. Quindi qui stiamo magari vedendo il nostro partner che è stanco e diciamo: ehi, non ti preoccupare per la cena, la preparo io. Voglio enfatizzare il fatto che io farò questa cosa, io preparerò la cena. Oppure, alzati da quel divano, non fai mai niente tu. Alzati da quel divano, non fai mai niente tu. Qui di nuovo vogliamo specificare che tu non fai mai niente, proprio tu. Forse io faccio tante cose, ma tu non fai mai niente. E lo mettiamo alla fine, non fai mai niente tu, per enfatizzare questo sentimento anche un po' di rabbia in questo caso. Quindi è chiaro un po' come funziona? E adesso voglio parlarti anche di un verbo in italiano molto specifico che addirittura quando usiamo il pronome personale alla fine cambia di significato. Sto parlando del verbo pensarci. Infatti, quando usiamo il verbo pensarci senza pronome personale alla fine, significa pensare a qualcosa, riflettere. Quando invece usiamo il pronome personale alla fine, significa fare qualcosa, occuparsi di qualcosa. Questo verbo pensarci è un verbo pronominale che usa il verbo pensare più la particella ci. Vediamo alcuni esempi. Hai deciso dove andare in vacanza? Non lo so, ci sto ancora pensando. Non lo so, ci sto ancora pensando. Cioè sto ancora pensando, riflettendo a dove andare in vacanza. Oppure, puoi preparare la cena stasera? Sì, certo, ci penso io. Ci penso io, cioè mi occupo io della cena, faccio io la cena. Quindi è chiaro, in questo caso addirittura con il pronome personale alla fine cambiamo proprio il significato del verbo. E un'altra cosa importante da ricordare riguardo l'uso del pronome personale è il pronome personale con il congiuntivo. Infatti in italiano, dato che il congiuntivo presente è uguale nelle prime tre forme, io, tu, lui e lei, può essere un po' una confusione a volte non usare il pronome personale. Quindi, per evitare dei fraintendimenti, possiamo usare il pronome personale. Vediamo degli esempi. Penso che tu sia una brava studentessa. Penso che tu sia una brava studentessa. Però sia potrebbe essere anche lui, lei. Per esempio, spero che lei sia pronta per l'esame. Spero che lei sia pronta per l'esame. Quindi qui stiamo usando tu e lei per andare a differenziare le due forme di sia, una per il tu e l'altra per il lui-lei. Benissimo, e adesso, prima di finire il video, volevo aggiungere una piccola curiosità sui pronomi personali. Infatti, se studi l'italiano da un po' di tempo, ti sarà sicuramente capitato di sentir parlare di queste forme di pronomi personali: egli, ella, esso. Forse le hai lette in un libro vecchio o hai sentito qualcuno che ne parlava. Beh, ricorda che queste forme non sono più usate in italiano. Come afferma anche la Treccani, queste forme sono completamente morte. E non sono morte ieri, ormai sono già tantissimi anni che non le usiamo più in italiano. Pensa che già nel 1840, quando venne pubblicata l'edizione definitiva dei Promessi Sposi, il libro di Alessandro Manzoni, già le forme egli, ella ed esso erano state sostituite con i pronomi che usiamo oggi, lui e lei. Quindi non preoccuparti di queste forme, se a volte le leggi o le senti, non si usano più. Ricorda che egli sarebbe l'odierno lui, ella l'odierno lei,
Esso invece era il pronome maschile per gli oggetti, che però in italiano oggi non esiste più, quindi semplicemente non lo usiamo. Va benissimo, per la lezione di oggi abbiamo finito. Come sempre spero che ti sia piaciuta e che l'hai trovata utile, e mi raccomando una cosa importante: non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo. Quindi se questo video ti è piaciuto, lascia mi piace e magari condividilo anche con i tuoi amici. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che verrai notificato quando pubblico un nuovo video. Se hai qualche domanda, fammelo sapere qui sotto nei commenti, e se sei arrivato fino a qui nel video, lascia una bella emoji del piatto di pasta qui sotto nei commenti. Dai, allora è stato un piacere e noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!